Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gal07x e in questo nuovo video parleremo dello Steam Deck. E no, non è un nuovo Steam Deck. Lo Steam Deck è niente meno che la nuova console di Valve. Infatti pochi giorni fa la software house statunitense ha annunciato una nuova console che farà da successore alla Steam Machine. Questa nuova console però, a differenza della Steam Machine, sarà una console portatile, o come l'ha voluta definire Valve, un PC only one portatile. Questo nuovo dispositivo, secondo molti, sarà il maggior concorrente di Nintendo Switch. Infatti Steam Deck ha molti lineamenti che ricordano la Nintendo Switch in termini di design. Infatti, come potete vedere adesso su schermo, ho fatto questa piccola comparazione di design. Come potete vedere sono comunque abbastanza simili. Comunque passiamo subito alla parte sostanziosa, ossia alle specifiche tecniche. Allora, Steam Deck sarà disponibile in 3 diversi modelli, tutti abbastanza simili in termini di specifiche. I modelli si differenziano infatti in base alla capacità di archiviazione. Ma partiamo dal primo modello, quello più economico, che costerà 419 euro e avrà solo 64 GB di archiviazione. Un po' pochino insomma, però il secondo modello, che costerà 549 euro, avrà 256 GB di memoria. E l'ultimo modello, che sarà invece quello diciamo top di gamma, con anche maggiori accessori e cose di questo genere, avrà 512 GB di archiviazione e costerà 679 euro, un po' come una PS3 al prezzo di lancio insomma. Però non saranno, come potete ben capire, molto capienti come dispositivi, però molto potenti, fidatevi. Infatti tutte e 3 le versioni avranno una APU sviluppata in collaborazione tra Valve e AMD. Questo è infatti un potentissimo processore Zen 2 con architettura RDNA 2, ottimizzato per i dispositivi mobili. Per quanto riguarda la RAM, tutti e 3 i modelli avranno a disposizione 16 GB di RAM LPDDR5. Inoltre la memoria, ci tengo a precisare, sarà espandibile anche con una micro SD. Passando però alla parte software e giochi, Valve ha affermato che sarà installata la versione 3.0 dello SteamOS, che a livello di giochi sarà disponibile tutto il catalogo di Steam e tutti i giochi che abbiamo comunque nella nostra libreria, ovviamente, un po' come è anche stato per la Steam Machine. Per quanto riguarda i comandi, essi saranno abbastanza simili comunque quelli della Steam Machine, per cui presumo che ci sarà una compatibilità per lo Steam Controller, con la differenza che però sarà aggiunto il secondo analogico assieme ai 2 trackpad che vabbè li abbiamo già visti anche con la Steam Machine insomma, e ci saranno anche dei nuovi tasti dell'impugnatura. Ovviamente, visto che Valve ha catalogato questo dispositivo come un PC only one, sarà anche possibile utilizzare un mouse e una tastiera e anche uno Steam Controller ovviamente, tramite il dock venduto separatamente, che possiede delle periferiche USB come anche molte altre cose come uscite per TV e monitor. Attualmente è possibile prenotare lo Steam Deck dal launcher di Steam e chissà, magari in futuro potrebbe diventare il vero concorrente di Nintendo Switch, specialmente ora che siamo vicini al lancio del modello nuovo di Nintendo Switch, ossia Nintendo Switch OLED, che è programmata per essere rilasciata più o meno nello stesso periodo di Steam Deck. Però staremo a vedere. Comunque, arrivati a questo punto, adesso voglio dire un po' la mia opinione a riguardo di questa nuova piattaforma di Valve. Allora, secondo me questa è un'ottima idea da parte del produttore di Valve, perché comunque, come ben sappiamo, Valve ha un nome abbastanza noto e di spicco nell'azienda videoludica, per cui si riesce a collocare molto facilmente con praticamente ogni suo nuovo rilascio, e secondo me non sarà un flop totale come sono stati magari sì la Steam Machine, ma perché lì comunque i tempi erano diversi. E poi secondo me questo modello qui nuovo, questa nuova console, come vogliono definirla loro, PC only one, a me viene più semplice definirla come console perché non posso pensarlo come un PC. Secondo me però avrà molto più successo della Steam Machine, perché comunque bisogna considerare che i tempi sono cambiati. Adesso questo nuovo dispositivo avrà delle ottime specifiche tecniche, come ho già detto, ha una APU che è stata realizzata
appositamente per questo dispositivo, per cui secondo me sarà veramente qualcosa di eccezionale. Per quanto riguarda la parte software di cui non ho parlato, inoltre sarà integrato la nuova versione del sistema operativo di Steam. Infatti sarà integrato lo SteamOS 3.0, che secondo me girerà comunque abbastanza bene, visto e considerato che comunque stiamo parlando non di Windows, ecco, per cui comunque qualcosa è disegnato apposta per questo dispositivo. E anche la RAM da 16 GB può, diciamo, anche agevolare come funzionerà ovviamente il sistema operativo. Poi per quanto riguarda l'archiviazione ci saranno delle SSD installate ovviamente, poi si potrà anche espandere la memoria, ma queste cose le ho già dette, insomma. Però secondo me Valve ha puntato molto sulle specifiche tecniche per evitare un flop come è stato quello della Steam Machine, in un certo senso, insomma. E allora, secondo me, passando invece al design, però posso dire che non sono molto soddisfatto, in quanto Valve si è tenuta troppo alla tradizionalità che c'era anche nel controller della Steam Machine, o comunque nel controller Steam classico. E quindi secondo me troppi comandi, insomma, e per una console portatile non vanno assolutamente bene, a mio parere, troppi comandi. Perché bisogna considerare che c'è anche il secondo analogico, poi ci sono 4 tasti dell'impugnatura, poi ci sono i trackpad che non vedo che utilità abbiano vista l'aggiunta del secondo analogico. Magari ci poteva stare prima con lo Steam Controller che non c'era il secondo analogico, allora il trackpad ci stava, però 2 trackpad così su una console portatile, poi tutti i comandi rannicchiati in alto, diciamo, non sono ben distribuiti sui lati, secondo me non è proprio il massimo. E secondo me il design, oltre ad essere molto simile a quello di Nintendo Switch, mi ricorda un po' anche quello del Game Gear della Sega, per cui non so dire se è una cosa voluta o se invece è venuto così casualmente. Però secondo me il design non è proprio molto azzeccato anche in termini di comodità, insomma. Passando però alla memoria, qui ho qualcosa da ridire, in quanto il primo modello, il modello economico, quello da 419 euro, ha solo 64 GB di memoria installata, che sono veramente pochi, visto e considerato che un gioco moderno per PC pesa più di 60 GB, per cui 64 a mio parere sono veramente pochi. È chiaro che ovviamente si può espandere la memoria con una micro SD, però fino a un certo punto. Ecco, io esempio sul mio PC ho 1 terabyte di memoria attualmente e faccio fatica a poterci installare tutti quanti i giochi e gestire tutti gli altri file secondari che sono aggiornamenti e cose di questo genere, per cui considerate che se qualcuno scarica un gioco che può essere magari anche solo, non dico un gioco Valve, ma magari un gioco che si scarica da Steam ma che comunque riceve costanti aggiornamenti, dopo un po' la memoria esaurisce, almeno per quanto riguarda questo modello. Poi anche gli altri è chiaro che non hanno tutta questa grande archiviazione, però secondo me avrebbero potuto fare qualcosina in più per rendere maggiore l'archiviazione. Poi magari Valve ha fatto dei calcoli considerando la media ai giochi che qualcuno ha sul proprio account, visto che comunque lo store principale per scaricarli sarà naturalmente Steam, per cui presumo che abbiano valutato la capienza della console in base alla capienza media che richiede un gioco che è pubblicato su Steam, insomma. Però secondo me è veramente dura. Poi c'è il secondo modello che avrà 256 GB, già qualcosa di meglio, ci riesce già a stare GTA 5. E però anche qui sono sempre pochini, purtroppo, perché malgrado ci si può mettere una micro SD, quello che si vuole, però sempre troppo poco. Poi bisogna anche considerare che ci sarà già installato il predefinito Steam, poi ci saranno probabilmente i driver che andranno anche aggiornati costantemente per quanto riguarda il processore, e i driver AMD, se posso dire, sono abbastanza pesanti. Io personalmente ho una Radeon RX 570 e i driver sono seriamente molto pesanti. Poi adesso non so se la situazione sarà uguale per la GPU integrata nel processore, però comunque i driver pesano abbastanza. Poi bisogna anche considerare che c'è anche lo SteamOS, che quello lì adesso non so quanto peserà, però comunque occuperà naturalmente un po' di spazio.
e quindi anche qui è abbastanza dura in quanto riguarda la memoria, per cui secondo me Valve è stata un po' tirchia, diciamo, nel mettere la memoria. Posso magari capire il momento, c'è la crisi dei semiconduttori che poi sta più o meno terminando, visto che comunque le schede video sono ritornate ad essere in vendita, diciamo, regolarmente sui principali siti di e-commerce. Poi anche per quanto riguarda le console, piano piano stanno ritornando in vendita tutte quelle di nuova generazione, però secondo me avrebbero potuto seriamente fare qualcosa di più per quanto riguarda la memoria, in quanto la crisi dei semiconduttori non ha colpito nello specifico il settore delle archiviazioni, insomma. E per quanto riguarda invece l'ultimo modello, 512 GB, già sono moltissimi per la media di giochi che uno possiede sul proprio account Steam. Non sono troppi, ma nemmeno pochi. Cioè, voglio dire, è un po' un compromesso, una via di mezzo. Però avrebbero anche qui potuto fare qualcosa di più. Sembrerebbe una cosa ripetuta, così lo sto ripetendo, è vero, però secondo me avrebbero potuto seriamente fare qualcosina in più. Adesso 512 GB chissà, potrebbero anche bastare, però nel dubbio avrei messo magari, non dico 1 TB, però qualcosa in più, tipo 700 GB, che avrebbero magari un po' cambiato la situazione. Poi per quanto riguarda il prezzo, beh, non concordo proprio con i prezzi che sono stati messi, perché allora, innanzitutto bisogna parlare del prezzo della versione a 64 GB, 419 euro. A 419 euro ti compri praticamente una Nintendo Switch modello base, non dico nuova, però te la compri più anche dei giochi, per cui voglio dire, c'è anche questo fattore della concorrenza. Come ho già detto, uscirà la Nintendo Switch Lite, scusatemi, no, Nintendo Switch OLED, sono un po' con la testa da un'altra parte, però anche qui c'è la Nintendo Switch Lite che costa decisamente di meno, è chiaramente molto meno potente, sia il modello classico che la Lite, però la OLED sarà potente più o meno quanto lo Steam Deck. Adesso non mi ricordo nello specifico le specifiche tecniche del modello OLED, però comunque siamo quasi lì, insomma. E quindi secondo me 419 euro è veramente un prezzo molto elevato per quella che è la qualità anche e le cose offerte dal prodotto da 64 GB, perché se guardate anche dal launcher di Steam, come state vedendo adesso dallo schermo, sono offerte anche delle cose all'interno della confezione della console in base al modello, e come potete vedere il modello da 679 euro è quello full optional, è proprio tutto quanto, per cui anche qui c'è il fattore anche della spesa, di quello che si deve spendere per avere questo dispositivo. 549 euro per il modello a 256 GB. Anche qui non concordo, perché a 549 euro ti compri una PS5 a prezzo normale, non da uno scalper, però da un prezzo normale, quelli offerti dai negozi tipo l'1 euro, non lo so, però comunque ti riesci a comprare una PS5 che ha molta più archiviazione ed è molto più potente ovviamente di questo nuovo dispositivo di Valve. Per quanto riguarda la versione a 512 GB, il prezzo tutto sommato è anche proporzionato, perché comunque vengono offerte molte più cose al suo interno, la potenza c'è, ma c'è anche negli altri modelli ovviamente, la memoria anche qui è molta, per cui comunque secondo me è molto più proporzionato in questo caso, ma non avrei fatto 680 euro praticamente, perché è troppo. Avrei fatto magari 625, 630 euro, ma 680 già sono molti di più. Però comunque c'è da dire che la qualità c'è, sinceramente non so se la comprerò, però posso dire che potrei considerare di acquistarla però in futuro, magari per poterla, diciamo, provare, perché anche questa cosa qui dei comandi di cui ho parlato poco fa sinceramente mi sta un po' mettendo in soggezione, perché bisogna anche considerare che sono tutti comandi rannicchiati in alto e sono tutti molto vicini tra di loro, e bisogna anche considerare questo, insomma, per cui non lo so, fatemi sapere voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, ditemi se l'acquisterete, fatemi sapere
che cosa ne pensate voi. Detto questo, direi che per questo video è tutto, grazie a tutti per la visione, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto e attivate la campanella, noi ci vediamo in un prossimo video.